L'anno scorso credo di aver consigliato e riconsigliato il CMF Phone One a praticamente chiunque mi abbia chiesto di uno smartphone attorno ai 200 euro e quest'anno, quando ho iniziato a provare questo nuovo CMF Phone 2 Pro by Nothing, avevo due enormi dubbi. C'è il chip NFC e perché si chiama Pro? Non è che costerà di più? Vi spoilerò, vi anticipo la prima risposta, non vi tengo sulle spine, sì, c'è il chip NFC, quindi se volevate sapere solo quello potete anche chiudere il video, voglio essere super onesto, non voglio fare ganci che vi tengano 2 ore per avere una risposta così banale. Per l'altra domanda invece è un pochino più complesso, vi racconto tutto all'interno della recensione. Se volete supportarci iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ma soprattutto seguiteci su WhatsApp, trovate il link in bio perché lì diamo quando possiamo anche un po' di anteprime. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, bello, mi piace questo lettering qui su questa scatola di cartone, tutto completamente in cartone, messaggio di benvenuto, welcome to nothing, benvenuto in nulla. C'è un po' questa ambiguità del fatto che è un brand, il marchio CMF, ma poi c'è sempre scritto by nothing ovunque, vabbè. Coverina trasparente inclusa in confezione, sempre benvenuta, sempre molto gradita su tutti gli smartphone, ma soprattutto su quelli economici, smartphone, e poi sotto al cartone abbiamo cavo USB-C, USB-C e poi sotto un altro sportellino, questo che è il piccolo accessorio molto carino, molto di design per quello che vale, per aprire il carrellino delle SIM. E adesso partiamo dal design, la qualità costruttiva, perché questo è ovviamente uno smartphone fuori dal comune. Ecco qua questo smartphone con questo design ancora una volta molto particolare. Se avete visto l'unboxing sui social mi era piaciuto moltissimo, poi utilizzandolo forse mi è un po' mancato il design ancora più industriale del precedente modello, questo è stato un po' semplificato. È anche vero che la colorazione arancione e grigia, che non ho avuto modo di testare, dovrebbero essere bicolore, rendendolo un pochino più particolare. Questa colorazione, diciamo, azzurrina ha questa finitura opaca sul retro che trattiene pochissimo le impronte, che è plastica, perché è tutta una cover in plastica, è un pezzo unico di plastica, ancora una volta, che può essere rimosso. Come può essere rimosso? Andando prima a svitare questa vite qui, che si rimuove facilmente senza nessuno strumento e che quindi in sostanza è la vite per gli accessori, se volete mettere un laccetto, se volete realizzare altri accessori. Dopodiché tutte le altre viti invece vanno rimosse con un apposito cacciavite. Non starò adesso a svitarlo tutto perché io non ho ancora tutte le istruzioni complete di questo smartphone e provando a levare la cover, la parte qua sopra fa resistenza perché è abbastanza incollata, cioè no, è incollata ed è incollata in modo abbastanza saldo. Secondo me serve qualche istruzione per sganciare la cover, che si può rimuovere ovviamente, altrimenti non avrebbe senso svitarla, per poi non danneggiarla, e quindi ho preferito non farlo. Fatto sta che si potrà fare. Tasto di accensione, essential key sopra il secondo microfono, bilanciere del volume sul lato destro, inferiormente abbiamo il carrellino della doppia nano SIM o nano SIM più micro SD, porta USB-C, primo microfono, e abbiamo qui lo speaker, eccolo qua che adesso è finalmente a fuoco. Lo smartphone è più sottile rispetto allo scorso anno, 7,8 mm, è più leggero, 185 grammi, ma guadagna l'impermeabilità IP54, quindi resiste non proprio impermeabilità, ma resistenza alla polvere e resistenza agli spruzzi. Le fotocamere sono tutte e tre leggermente sporgenti, sono molto concentrate qui sull'angolo, il design mi piace, forse mi piaceva ancora di più quello dello scorso anno. Le altre dimensioni sono 164x78, uno smartphone devo dire diverso da tutti, che si graffia, si sciupa e poi con due viti voi cambiate la cover e torna come nuovo. Ah, se fossero tutti così. E questo è il momento invece in cui parliamo della scheda tecnica di questo CMF Phone 2 Pro. Per parlare delle specifiche tecniche lo metto un attimo qui da parte. Abbiamo un processore Dimensity 7003 Pro a 4 nanometri, sempre 5G, che è una evoluzione di quello dello scorso anno, non è una rivoluzione. Octa-core da 2.5 GHz, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna espandibili tramite microSD, a conferma come lo scorso anno, a differenza dei Nothing. Connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, non c'è il supporto eSIM, il lettore
di impronte digitali. Attenzione, il lettore di impronte digitali, eccolo qua, l'avete visto, è all'interno del display, ottico, posizionato un po' in basso ma veramente velocissimo ed estremamente preciso. E poi, spoiler degli spoiler, ve l'avevo già fatto all'inizio, abbiamo la connettività NFC, quindi non avrete più problemi con i pagamenti perché il chip NFC è adesso presente all'interno di questo smartphone. C'è questo Essential Key che vi racconto a breve. C'è qualche novità anche sul display che è un po' più grande, un po' più luminoso, vi racconto tutto. Il pannello è più grande rispetto allo scorso anno, sono 6,77 pollici, bellissimo il fatto che i bordi siano perfettamente simmetrici. Vado ad aprire il Play Store ma ho messo il tema scuro e quindi non vedete proprio niente, mettiamo il tema chiaro che vi fa vedere meglio quali sono i bordi simmetrici di questo display, molto bello. Aumenta la luminosità di picco che arriva a 3000 nit, 2160 Hz di PWM dimming, lo schermo è un Full HD Plus 1080x2392 pixel, arriva a 120 Hz. Allora, c'è una pellicola preapplicata, c'è l'HDR10 Plus, quali sono le differenze rispetto allo scorso anno? Una luminosità massima più alta, appunto, che arriva fino a 3000 nit, il fatto che la diagonale sia leggermente superiore e che ci sia un always on display che non c'era lo scorso anno. Non ho riprovato CMF di recente, il Phone One dello scorso anno ci sta, posso immaginare che sia arrivato anche su quello con un aggiornamento software, fatemelo sapere nei commenti perché appunto non l'ho riprovato. Lo schermo è piatto, protetto da una pellicola e niente, gli angoli di visione sono molto buoni, un po' riflettente la pellicola preapplicata, niente di terribile devo dire, però potete tranquillamente rimuoverla e per me è promosso, come era promosso lo scorso anno. E questa è la parte in cui vi parlo del software, che non è per niente un capitolo diciamo di poco valore per questo smartphone. Perché? Perché in questa fascia di prezzo, che vi anticipo, vi spoiler un pochino, è comunque quella di uno smartphone economico, praticamente nessuno fa così bene non solo sul software, che è la Nothing OS 3.2 basata su Android 15, molto pulita, molto personalizzabile, che sta facendo tanti passi in avanti, ma soprattutto sugli aggiornamenti. Qui parliamo di 6 anni di aggiornamenti con 3 nuove versioni Android, quindi fino ad Android 18. Su questa fascia di prezzo è veramente una garanzia e non è un fattore da poco, anche perché fino a un po' di tempo fa praticamente in tal senso non c'erano concorrenti. Vi faccio vedere proprio al volo come è realizzata questa Nothing OS 3.2, l'ho già fatta vedere sugli ultimi 3A, sui Nothing Phone 3A, proprio velocemente. A me piace moltissimo questa grafica, secondo me è l'unica azienda che è riuscita a fare bene questo tipo di personalizzazione. Tra l'altro si sta arricchendo di funzionalità, di nuove modalità, di altre impostazioni. Potrebbe essere questa la... ora qualcuno mi ucciderà. Potrebbe essere questa la nuova HTC Sense? Secondo me potrebbe perché stiamo andando in un arricchimento che secondo me la sta portando verso non la primissima HTC Sense che era un po' pazzerella, mettiamola così, ma verso l'ultima vera HTC Sense che insomma era veramente bella. E tra l'altro anche il fatto di essere nera di default un po' mi ricorda quella cosa lì, fatemi sapere nei commenti. Mi piacciono molto i toggle che sono modificabili non solo ovviamente in quali ma anche nelle dimensioni. Per esempio vi faccio vedere, vabbè, niente distrazioni, vabbè, niente, appare l'etichetta, ma guardate bello per esempio questo della suoneria, che piccolo è singolo, altrimenti è triplo, con la possibilità di saltare su 3 stati diversi, molto bello. Oppure wifi e connettività che mostrano i dati consumati o il nome della rete. Mi piace veramente tanto. Mi piacciono molto anche i widget, ce ne sono tanti, vi faccio vedere, sono divisi da quelli delle altre app perché, come dire, sì, ovviamente te li lascio usare, ma guarda come sono belli i nostri, altro che i widget di terze parti. Ovviamente non ci può essere un widget per tutto, quindi ci saranno quelli di terze parti, ma questi sono veramente ben fatti. Anche questi, tra l'altro, sono ridimensionabili. Se facciamo così, non tutti, questo non è ridimensionabile, ma insomma gli altri sono ridimensionabili. Ci sono anche delle app, questa per esempio quella del meteo è realizzata da Nothing ed è
una bella app, c'è anche la galleria realizzata da Nothing, c'è l'applicazione per connettersi agli accessori di Nothing, questo è il widget dell'utilizzo giornaliero. Ma io una cosa vi voglio far vedere, anzi rivedere, che è Essential Key e Essential Space. Con un click voi andate a fare uno screenshot e a salvarlo nell'Essential Space. Se tenete premuto però, tipo walkie talkie, potete commentare la cosa. Ricordami di acquistarlo il giorno del lancio e di controllare se sulla carta ci sono tutti i soldi che servono. Nel momento in cui lasciate l'Essential Key sparisce, va nel nulla e voi direte dove è andato, adesso ve lo faccio vedere, e un'intelligenza artificiale, diciamo, masticherà tutto quello che gli avete dato, quindi le informazioni a schermo più eventualmente la nota vocale, per creare qualcosa di veramente utile. Non so se l'avrà già fatto, vediamo, doppio clic sull'Essential Key per entrare nell'Essential Space. Eccolo qua, ha messo un promemoria il giorno 15 maggio, ma io non gli ho detto 15 maggio, semplicemente lui dalla pagina ha capito che questo prodotto andava in vendita il 15 maggio e l'ha messo al 15 maggio, dandomi anche in evidenza, vedete, ha collegato lo screenshot con questo testo, con il fatto che il nome del prodotto, la possibilità, posso riprodurre anche ovviamente la nota, vocale e il prezzo messo qua chiaramente in evidenza, vedete prezzo. Se faccio aggiungi raccolta posso creare delle raccolte, per esempio io sono un amante dei Lego, creo una raccolta Lego e salvo tutte le cose relative al Lego là dentro. Se come me siete degli utilizzatori compulsivi delle assistenti vocali, soprattutto per le note, i promemoria, ricordarvi le cose, questo è fantastico. Io se utilizzassi tutti i giorni questo smartphone utilizzerei questa funzione assolutamente al posto di quella di Siri o di quella dell'assistente Google, che ok, ma questa è tutta un'altra cosa, perché quelle fanno anche altro, questo fa solo questo. Magari a voi non vi serve, ma se siete soliti vedere delle cose, delle ispirazioni e aver bisogno di salvare qualcosa, tra le altre cose, con gli ultimi aggiornamenti è arrivata anche la funzionalità per farlo, vedete, dentro la fotocamera, quindi non prende l'interfaccia della fotocamera, ma prende quello che stavate inquadrando nella fotocamera e quindi potete trarre ispirazione anche dalle cose attorno a voi, non solo quelle sullo schermo. Per me fantastico, super 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 promosso e lo voglio ovunque. Se vi domandate come me dall'inizio della recensione perché questo smartphone si chiama Pro, la cosa principale che cambia e che gli dà quel tono da Pro è nel comparto fotografico. Abbiamo adesso 3 vere fotocamere, non più 2 di cui una finta, una 50 megapixel f1.88 principale, un'altra 50 megapixel 2x f1.85 e infine una piccola grandangolare, quantomeno non è una fotocamera macro da 2 megapixel, ma una grandangolare da 8 megapixel. Andiamo nell'interfaccia di scatto della fotocamera, tra l'altro vedete anche le animazioni come sono curate, veramente ben fatta. Questa applicazione non mi fa impazzire, non è la più bella che Nothing abbia fatto, però è abbastanza pratica. Tappando qua su abbiamo tutte le impostazioni aggiuntive, qui abbiamo video che si possono registrare in 4K 30 ma solo dalla principale, se no in Full HD. Qui ci sono le altre impostazioni che tra l'altro non mi fa impazzire anche il fatto che lo sto usando in orizzontale e le scritte siano solo e soltanto in verticale, modalità ritratto, modalità notte, non è velocissimo, avete visto c'è uno scatto per passare da una all'altra, piuttosto fate con i tap. Ma andiamo a vedere come scatta le foto. Allora, abbiamo detto che, tra l'altro, no, aspetta, non vi ho fatto vedere una cosa, non vi ho fatto vedere il drawer che si può impostare in questa funzione, un salto indietro, perdonatemi, potete anche levare la funzionalità di cassetto intelligente che raggruppa le applicazioni per tipologia in automatico, potete anche non metterlo se non volete. Torniamo a noi, come vengono le foto? Allora, dalla fotocamera principale vengono veramente delle belle foto, assolutamente, mi avevano già convinto l'anno scorso per la fascia di prezzo, quest'anno c'è stato forse un lieve passo in avanti, non drastico. La grande differenza qui è che ci sono 2 fotocamere in più, che l'anno scorso non c'erano. La fotocamera zoom 2x fa, diciamo, la differenza probabilmente nei ritratti, non è la svolta, non è la fotocamera da usare per fare le foto in vacanza degli oggetti lontani, lì servirebbe un 3, un 4, un 5x magari, ma per i ritratti è veramente buona. Peccato per la grandangolare. La grandangolare c'è, che ovviamente non potete fare una foto grandangolare senza una fotocamera grandangolare, quindi potete fare delle foto grandangolari che altrimenti non potreste fare, ma non solo il bilanciamento del bianco del colore è imperfetto, ma in generale sono foto poco ricche di dettagli.
Ancora una volta si torna lì, una grandangolare 8 megapixel, qualcuno addirittura le fa da 5, non è sufficiente per avere qualità, però c'è e non potreste farlo se non lo aveste. La fotocamera frontale è ok, niente di particolare da raccontare, è diciamo se vogliamo nella media. Per quanto riguarda i video, che come vi ho detto si registrano in 4K 30 solo dalla principale, sono, devo dire, molto stabili dalla principale, quelli, insomma, i video quelli più interessanti, quelli in 4K, sono veramente dei video molto stabili per me promossi. Eccoci qui in mezzo all'azione, massimo dei dettagli e il frame rate è molto variabile, fra i 60 ma scende anche attorno ai 30. È uno smartphone ovviamente economico, ma abbiamo messo i dettagli al massimo. Il volume è ok, l'audio è mono. Ops, se vado a tappare, a chiudere il microfono inferiore, vediamo se riesco a evitare i colpi nemici. Di sicuro nel frattempo la mia nave starà soffrendo le pene dell'inferno. Eccoci, andiamo a morire contro di loro, neanche... vabbè, ce l'ho fatta, ho fatto un bel disastro e siamo attorno ai 30 fps, lo smartphone è appena tiepido. Usciamo di botto, lasciamo i miei compagni in balia dei nemici, la batteria è da 5000 mAh e ancora una volta con ricarica a 33 watt. La batteria garantisce un giorno e mezzo circa di autonomia, un giorno con utilizzo intenso ci arrivate, la ricarica a 33 watt è buona per la fascia di prezzo, non è eccezionale, nel senso che comunque in questa fascia di prezzo iniziano un po' in tanti a garantire velocità di questo tipo. E siamo quindi arrivati alle conclusioni, vi devo quindi parlare del prezzo, così rispondiamo anche all'altra domanda. Ok, bello il Pro, dov'è il base? La risposta è non c'è un base, quindi il Pro, diciamocelo, è molto marketing, serve un po' per alzare l'idea percepita di uno smartphone. Ok, ci sono delle fotocamere in più, ok, c'è l'NFC, ok, resiste agli spruzzi, ok, è uno smartphone migliore. Ma questo termine Pro è servito anche a sparare nell'iperspazio il prezzo? Per fortuna no. 259 euro, che sono 20 euro in più rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno questo smartphone costava 239 e si è trovato spesso attorno ai 200 euro, sotto i 200 euro. Speriamo che anche lui possa arrivare vicino a quel livello lì, quindi magari saranno 10 euro in più, 210, vabbè, ci possiamo ancora stare. È comunque ancora una volta un buon prezzo per quello che offre questo smartphone. Non ho molto altro da dire, è uno smartphone fatto per durare, che si graffia, si rompe la cover, la cambiate svitandola. Per 6 anni questo smartphone è garantito che continuerà a funzionare bene, ha un Essential Key che è davvero utile e che io vorrei su smartphone da 1000 euro. Ha comunque un buon display, ha comunque una buona fotocamera principale, il software è fluido. Insomma, questo smartphone vale tutti i suoi soldi, anche quest'anno. Bravissima Nothing, perché questo entrerà sicuramente negli smartphone che consiglierò di più nei prossimi 12 mesi. Grazie ancora una volta per essere arrivati fino a qui, se il video vi è piaciuto iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Disclaimer, questo smartphone mi è stato inviato da Nothing che non ha visto questo video in anteprima, lo sta guardando per la prima volta insieme a voi, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.